Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Daniele e come sapete faccio l'apicoltore. Questo è il primo video di una serie dove vi spiegherò i passi da compiere, quali problematiche ci sono, quali sono le spese e quali potrebbero essere anche le soddisfazioni che l'apicoltura può darvi. In questo video vi voglio parlare di cosa fare prima di iniziare a fare l'apicoltore, perché in tanti mi dicono anche a me piacerebbe lavorare con le api, anch'io vorrei fare un po' di miele, però prima di fare questo passo secondo me ci sono alcune cose che vanno valutate bene e in questo video cerchiamo di fare il punto della situazione. Allora ragazzi, eccoci qua, voglio fare l'apicoltore, che bel lavoro l'apicoltore, deve essere proprio una bella passione, sì esatto. Per fare l'apicoltore prima di tutto dobbiamo chiederci il perché vogliamo fare l'apicoltore, per quale motivo ci viene questa spinta di voler provare a lavorare con le api, perché non è un ambiente molto semplice, soprattutto in questi ultimi periodi dove le cose si stanno complicando un pochino, sia dal lato clima sia dal lato antagonisti. Prima di prendere questa decisione voglio che seguiate questi consigli che ho intenzione di darvi. Questo non è per scoraggiare nessuno, anzi io tendo sempre ad incoraggiare chi vuole provare, chi vuole cimentarsi a fare l'apicoltore, perché ritengo che c'è sempre bisogno di gente, di persone che si innamorino di questo settore e soprattutto di questi insetti che hanno bisogno della nostra protezione e del nostro aiuto. Quindi voglio fare l'apicoltore perché? Allora, la prima risposta che di solito mi si dice: quanto guadagni facendo l'apicoltore? Ecco, qui ragazzi già si parte con il piede sbagliato, perché prima di vedere un guadagno, piccolo o grande che sia, solitamente passano degli anni. In genere prima di vedere un guadagno almeno 4 anni devono passare, perché si deve partire con delle spese. I primi anni ci saranno un sacco di problemi e anche qualche delusione, ve lo devo dire, e quindi i guadagni arriveranno molto in là. Voglio farlo per hobby? La seconda risposta: sì, sarebbe un hobby fantastico fare l'apicoltore, e soprattutto quando uno magari proietta il suo pensiero più avanti nel tempo, dice io quando sarò in pensione avrò il mio passatempo quotidiano. Però secondo me è un approccio che ci può stare, ma non è proprio l'approccio corretto perché uno possa cimentarsi a fare l'apicoltore, perché l'apicoltore ha un impegno che nella primavera e nell'estate deve essere costante, non può dire oggi non mi va oppure oggi non ho tempo. Se uno decide di fare l'apicoltore lo deve fare poi al 100%. Quindi va bene l'hobby, ma prima deve essere la passione che ci deve smuovere per questo mestiere o per questo hobby, perché se non c'è veramente la passione, gli apicoltori senza passione insomma durano poche stagioni. Addirittura ci sono apicoltori che partono in tromba con 15-20 cassette per poi abbandonare tutto l'anno successivo. Quindi ragazzi, piedi piantati bene in terra e testa sulle spalle. Allora, uno però mi può anche dire: ma come faccio io a sapere se ho la passione dell'apicoltura se prima non ho provato? Esatto, quindi il mio consiglio è quello di informarsi prima di tutto sull'ambiente che è quello dell'apicoltura. Se avete un apicoltore lì vicino magari potete andargli a rompere le scatole, potete andargli a fare tutte le domande che ritenete opportune e potete chiedere magari prima di iniziare veramente con la vostra apicoltura se ha bisogno di una mano in cambio di qualche insegnamento. Questo sarebbe veramente l'ideale, ma se non avete una persona di riferimento, l'unica cosa da fare è quella di informarsi sui libri, su internet, quindi magari su YouTube con un canale ad esempio come questo, e cercare di capire il più possibile cosa comporta veramente fare l'apicoltore. Allora, prima di parlare delle cose belle, io voglio sempre parlare delle cose brutte, perché bisogna fare i conti partendo dalle cose brutte, perché se non ci scoraggiano quelle, poi le belle saranno quelle che ci vanno ad incoraggiare. Quindi, quali sono le problematiche di un apicoltore? Allora, in primo luogo, adesso la prima problematica, quella più grave, è il clima. Il clima oramai è completamente fuori controllo, non sappiamo mai come potrà essere la stagione, le mezze stagioni sono sparite da 20 anni e quindi ragazzi è sempre una roulette.
fare l'apicoltore, perché quando pensiamo che ormai la stagione sia aperta, che sia partita la stagione, abbiamo sempre una legnata di freddo, una legnata di vento oppure settimane di pioggia, e questo va un po' a rovinare tutti i piani che ci eravamo prefissati. Quindi è una difficoltà molto grande quella del clima, perché l'apicoltura è strettamente legata al clima. L'altra problematica sono assolutamente le malattie, quindi le api, essendo degli esseri viventi, possono ammalarsi. Se una persona non è in grado di riconoscere eventuali malattie, va a finire che perde le api. E oltre alle malattie ci sono anche gli antagonisti, che una volta era solamente il nostro calabrone europeo, a cui adesso si sono aggiunti tanti altri antagonisti che sono stati portati dalla globalizzazione. Il più famoso e il più pericoloso attualmente è ancora l'acaro varroa, che veramente deve essere il nostro nemico numero uno. E per combattere questo acaro è necessaria alle spalle tutta una formazione che si può avere dai corsi, si può avere da un apicoltore esperto, ma che ci dà soprattutto l'esperienza. L'altra problematica è quella di trovare un posto dove mettere le nostre api. Non va bene un posto qualsiasi, dobbiamo essere in grado di definire un posto che può essere ideale per le nostre api, e per definire questo posto ci sono determinati criteri che vanno rispettati. Le api hanno bisogno di acqua, le api hanno bisogno di sole, le api devono essere esposte in una certa direzione e soprattutto le api devono stare lontano dai centri abitati. Non tanto per il volo che c'è durante la stagione, ma più che altro per evitare che eventuali sciamature possano dar fastidio a chi ci è vicino. L'altro scoglio importante prima di decidere se fare o meno l'apicoltore è valutare quanto tempo mi serve per poter curare le api. Allora, all'inizio il tempo non sarà molto, perché il mio consiglio è quello di partire con poche cassette. Però, non essendo ancora apicoltori esperti, noi impiegheremo parecchio tempo a visitare una cassetta, perché non subito capiremo quello che ci si presenterà davanti. Consideriamo che un apicoltore esperto visita un alveare mediamente in 5 o 10 minuti al massimo. Un apicoltore invece che non è esperto, per visitare un alveare a volte ha bisogno anche di mezz'ora, perché proprio per questo motivo magari viene rapito da una scena che gli si viene a parare davanti, magari non capisce bene, ha dei dubbi sull'aspetto di un determinato pezzo dell'alveare e così via. Quindi è assolutamente normale che un apicoltore alle prime armi ci impieghi molto tempo per visitare le sue cassette. Quindi in linea generale diciamo così che in primavera, quindi da marzo, possiamo andare a visitare le nostre cassette una volta ogni 10 giorni. Se una persona non è molto esperta, una volta a settimana, una volta ogni 10 giorni, cercando di azzeccare le giornate giuste, quindi con le temperature più alte possibili. Quando comincia ad aprirsi la primavera, ad aprirsi la stagione, quindi aprile, maggio soprattutto, le visite devono essere molto più frequenti. Quindi per un apicoltore poco esperto il mio consiglio è di visitare le famiglie una volta ogni 3 giorni. Questo perché? Perché magari sappiamo che quello è il periodo della sciamatura, sappiamo che un occhio poco esperto sicuramente si farà sfuggire dei segnali evidenti di inizio di sciamatura. Andandoci una volta ogni 3 giorni possiamo accorgerci per tempo che la famiglia sta sciamando ed intervenire di conseguenza. Dopo il periodo della sciamatura, quindi dopo maggio, nel periodo che intercorre tra giugno e luglio, che ci sono i raccolti, anche qui il mio consiglio è andarci sempre un paio di volte a settimana. Quindi fatevi un attimo il conto del tempo che vi serve, perché come vi ho detto anche prima, non è che posso dire no, questa settimana non ho tempo, non vado. No, quando c'è bisogno le api vanno accudite. Allora, quando iniziare? Ecco, un altro quesito che spesso mi capita. Quando iniziare? Allora, il mio consiglio è quello di iniziare sempre con la primavera. Quindi si comprano i primi sciami
in aprile o anche a marzo. Possiamo anche comprare uno sciame con regina dell'anno prima, non succede niente, anzi meglio, perché abbiamo una regina che è stata già fecondata, ha già cominciato a deporre, quindi sappiamo già come si comporta. Quando andiamo a comprare lo sciame è una regina che già sa quello che deve fare, quindi possiamo prendere i primi alveari, diciamo così, a metà marzo e travasarli già nelle nostre cassette e iniziare subito la stagione apistica con l'avvio della primavera. Quindi partiremo già con la stagione apistica nel periodo di più intenso lavoro, quindi dovremo starci dietro alle nostre api e non poco, questo ve lo garantisco. Il mio consiglio ancora più importante è quello di iniziare un corso base di apicoltura che li fanno, sentite le vostre associazioni di zona. Il corso di solito inizia a novembre o dicembre, dipende da quanto dura. Adesso addirittura li fanno anche online perché abbiamo la problematica degli assembramenti. Quindi iniziate il corso. Questo è il consiglio che vi do. Iniziate il corso a dicembre. A marzo vi comprate le vostre api. Forti dell'esperienza teorica che vi dà il corso, potete così iniziare la vostra apicoltura con una sicurezza in più. L'altra cosa che vi volevo dire è, l'altra domanda che mi fanno molto spesso è: con quanti alveari posso cominciare? Allora, c'è chi inizia con uno, secondo me è un po' poco, perché un alveare solo praticamente è abbandonato a se stesso, anche se c'è un apicoltore che lo cura. Alla prima problematica che gli si para davanti non abbiamo mezzi per aiutarlo, per sostenere. Un apiario assolutamente no. Il mio consiglio è quello di partire con 3 o massimo 4 alveari. Questo perché? Perché se un alveare ha un problema, ha bisogno di aiuto, l'alveare a fianco, che sicuramente tra i 3 o 4 che avete preso ce n'è uno che sta meglio, sarà quello che potrà aiutare l'alveare in difficoltà, dandogli magari dei favi di scorte o dei favi di covata per rafforzarlo e così via. Poi le tecniche le vedremo lungo andare con la primavera. Il numero di 3 o 4 alveari è molto gestibile anche da un apicoltore poco esperto. Come vi dicevo prima, calcolando mezz'ora per cassetta, se noi dobbiamo visitare 4 alveari, ci poniamo una visita di 2 ore al massimo ogni 3 giorni, quindi penso che sia approcciabile per chiunque. Un'altra cosa importante è che iniziare con più alveari abbiamo la possibilità di notare quali sono le differenze tra una famiglia e quell'altra. Quindi vedremo la famiglia forte, la famiglia che ti produce il miele, vedremo la famiglia che fa fatica a partire, che non ti sa la melario, e così avremo la possibilità di capire quali sono le motivazioni che portano una famiglia ad essere migliore dell'altra o quell'altra a essere più indietro, e in questo modo ci possiamo fare molta esperienza. Allora, non pensiamo subito di fare il miele il primo anno, perché non è assolutamente così. È molto raro fare il miele il primo anno. Sceglietevi una persona di riferimento, che è meglio che sia una persona vicina a voi, a cui potete andare fisicamente, oppure potete scegliere anche una persona lontano. Potete istruirvi su YouTube come state facendo ora, potete istruirvi online con i vari corsi che ci sono a disposizione, e così potete partire. Quando avete fatto tutte queste valutazioni potete decidere se fare l'apicoltura per voi è sostenibile, è fattibile, e così potete partire per questo meraviglioso mondo che è l'apicoltura. Bene ragazzi, come sempre io vi ringrazio di avermi seguito fino a questo punto, vi consiglio di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e soprattutto di mettere like e di condividere i miei video. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.